Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Iperuranio, dove presenteremo questa playlist che abbiamo preso spunto dal professor Marty Sweetman, che è uno scienziato dell'Università di Edimburgo e membro della Royal Society of Chemistry. È un professore che nello specifico la sua ricerca comprende l'analisi statistica del moto di atomi e molecole per comprendere la proprietà della materia e grazie a questo l'ha aiutato a risolvere anche degli enigmi sul nostro passato. Infatti lui, essendo uno scienziato, abbiamo preso spunto da lui per questa nuova playlist dove andremo ad esaminare nel dettaglio il dibattito di tutta la letteratura scientifica dello Younger Dryas. Lo Younger Dryas, per chi non avesse visto le puntate precedenti sul nostro canale, è una miniera glaciale che si è verificata all'incirca 13.000 anni fa ed è stato un evento catastrofico che ha segnato un'estinzione di massa a livello di megafauna della cultura del Nord America. Ecco, il dibattito nei documenti di ricerca è stato piuttosto acceso. Questo perché c'è tanto in gioco, come la comprensione del nostro posto nel sistema solare e i relativi rischi che affrontiamo e di cui non siamo consapevoli. E se questa teoria dell'impatto è corretta, allora ci troviamo di fronte a uno dei più grandi cambiamenti di paradigma che ci siano mai stati nella scienza. Capite bene che questo potrebbe essere un grosso problema e aiuta anche a spiegare perché alcuni scienziati, come ad esempio archeologi e antropologi, sono così sbarrati nei loro punti di vista e essendo proprio loro che sono più vicini agli argomenti, a volte sono i più scettici in questione. Ecco, e non sono in grado di esercitare un giudizio scientifico ragionevole. Allora, tutti questi paper vengono da un sito che è quello del Cosmic Task, dove si trova tutta la bibliografia delle ricerche. Tutto questo è stato messo insieme da uno studente di archeologia che si chiama Mark Young, e quindi andrete nel sito che vi lascerò in descrizione insieme al canale YouTube del professor Sweetman e ci sono tutti i documenti peer reviewed, cioè quelli revisionati tra pari, come gli articoli d'opinione o come articoli non ancora revisionati. Noi prenderemo in esame naturalmente solo quelli che sono stati sottoposti a rigoroso processo di revisione, ecco. Quindi tutti i documenti in cui gli standard di revisione potrebbero essere leggermente discutibili li lasciamo da parte. Iniziamo andando dal primo, che è questo qui del professor Faison, eccolo, del 2007. Questo, ecco, noi andremo ad analizzare nel dettaglio tutto il periodo che va in questo primo video dal 2007 al 2009. Poi man mano faremo tutta l'evoluzione del dibattito scientifico fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo è stato il primo paper che ha dato principio a tutto quanto il dibattito per l'appunto. E che cosa dicono? Allora, in questa abstract voi potete vedere che un impatto, secondo loro, si è verificato quasi 13.000 anni fa e che ha innescato cambiamenti nelle culture umane del Nord America e ha causato l'estinzione di molte specie della megafauna. È importante essere chiari sul fatto che loro affermano proprio che questo impatto è stato l'innesco principale di tutti gli eventi successivi, cioè quelli di estinzione sia umana che animale, che sono succeduti e che potrebbero essersi protratti per decine se non centinaia di anni. Allora, loro hanno fatto delle analisi, eccoci, allora, in questi siti. Ecco, questi sono i siti dove sono andati loro a fare i rilievi e se voi prendete una cartina vi rendete conto da subito che questa e tutta la maggior parte di questi siti che loro sono andati ad indagare stanno nella parte dei Grandi Laghi, nel Canada, comunque in Nord America. Ehm, Andiamo a vedere, eccoli qui, perfetto. Allora, il black mat, loro analizzano
trovano questa fascia di sedimenti scuri. Che cos'è il black mat? Le black mat sono dei palosuoli, ma alcune di loro sono costituite da uno strato di materiale organico che si ritiene si sia depositato in condizioni di umidità o di bagnato. La maggior parte delle black mat che sono state trovate in questo periodo dello Younger Dryas hanno una colorazione che va dal grigio scuro al nero. Questo a causa del carbonio organico che è relativamente elevato rispetto agli strati superiori e inferiori del terreno stesso. Molte di queste black mat, una volta analizzate, hanno mostrato proprio alti contenuti di carbone e fuliggine provocati dalla combustione di biomassa. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio cosa hanno trovato questi signori. Allora, loro stavano cercando una serie di indicatori che puntassero verso un impatto di tipo cosmico di qualche tipo. Sono diversi siti e diversi tipi di indicatori, come potete vedere. Ecco, aspettate che zoom un pochino. Eccoci, perfetto. Questi sono i siti, accanto c'è la descrizione, questi sono i siti, qui sopra c'è scritto praticamente l'elemento che hanno trovato maggiormente in ogni sito. Come vedete, è assolutamente chiaro da tutte queste tracce che hanno trovato alcuni segnali molto interessanti, che sono difficili da spiegare se non in termini di impatto cosmico. Ci sono anche elementi insoliti come ad esempio il nickel e il cromo, che mostrano che questi segnali stanno comunque vicino alla base del sedimento, ecco, quindi sulla prima formazione. Allora, che cosa ci dice questo paper? Che tutta questa serie di indicatori che loro trovano in questi rilevamenti, dopo aver fatto tutti gli esperimenti del suolo e quant'altro, tutti questi elementi trovati insieme, cioè, o meglio, trovati in diversi punti, danno un chiaro riferimento che c'è stato un impatto di tipo cosmico. È come se fosse una prova, diciamo, conclusiva, che ti affermi proprio che questo black mat, durante quel periodo in cui si è formata quella fascia nera di sedimenti, è successo qualcosa di catastrofico. Adesso andiamo al prossimo documento che parla invece dei nanodiamanti. Eccolo qui. È un articolo piuttosto breve, è solo una pagina, ma è stato, se non ricordo male, è uscito proprio su Science, ecco. Praticamente loro trovano dei nanodiamanti e allo stesso modo localizzano tutti gli altri segnali che trovano e confermano che possono aggiungere tranquillamente, oltre agli elementi già trovati dal Comet Research Group, anche i nanodiamanti all'elenco dei segnali di un qualche tipo di evento di impatto cosmico. Nel loro articolo successivo, che sarebbe questo qui, eccoci, nel loro articolo successivo forniscono ancora più prove dei nanodiamanti, trovando prove per un tipo specifico di struttura di nanodiamante che viene chiamata, la conosciamo come l'osdaleite, che l'osdaleite è un tipo di nanodiamante che può formarsi solo ed esclusivamente in in un caldo molto eccessivo, come che può essere quello di un'esplosione e un'altra pressione. Quindi altro elemento che va a dare aiuto alla teoria, eccoci, alla teoria del Comet Research Group. Allora, da questi tre paper noi che cosa capiamo? Vediamo che non è possibile generare questo tipo di dati così casualmente e che quindi possiamo supporre che c'è molta realtà in quello che hanno trovato questi ricercatori in questi tre paper. Quello che dobbiamo capire è che cosa sia successo effettivamente 12.000 anni fa, 12-13.000 anni fa, che ha fatto questa striscia di sedimenti e che ha causato questi, questi ritrovamenti di questi elementi sparsi in diversi siti nel Nord America, ma come vedremo poi col tempo, non solo in Nord America. Comunque, adesso passiamo alla fase successiva dove iniziamo con gli avversari, diciamo, però facciamo un paper limbo, ecco, chiamiamolo così,
Questo è un paper che è stato scritto dal professor Van Science, che per chi non lo conoscesse è un professore, un antropologo americano famosissimo che ha lavorato la maggior parte della sua vita proprio in uno dei siti analizzati dal Comet Research Group, che sarebbe quello di Murray Springs. Allora, quello che leggiamo nel suo paper è che lui nel suo abstract sta confermando che qualcosa di drammatico, improvviso e praticamente istantaneo accadde quasi 13.000 anni fa. Dice proprio che questo black mat è come se fosse un indicatore del tempo che separa il mondo da prima dell'evento dal mondo dopo. Prende per l'esempio le specie di megafauna in rapporto al numero che c'erano prima e poi come se fossero scomparse nel Nord America, come sono scomparse in Nord America, e prende in esame anche la popolazione Clovis e fa evidenza del fatto che c'è stato un cambiamento drastico della cultura umana, anche nella tecnologia, ecco, questo in base ai ritrovamenti di punte di lancia, frecce e così via. E, e questo vuol dire che o una nuova popolazione ha sostituito la precedente cultura Clovis o che la cultura Clovis, quel rimasuglio di cultura Clovis, si è dovuta adattare alle nuove condizioni. Se leggiamo il resto del paper, lui dice proprio che è successo qualcosa di drammatico, ma al tempo stesso non gli piace l'idea dell'impatto cosmico e è un po' scettico a riguardo perché magari, forse, essendo stato tutta la sua vita lì, non avendo trovato, non avendo, diciamo, fatto caso, ecco, a questo tipo di indicatori di impatto cosmico, potrebbe essere scettico a riguardo, giustamente per non perdere anche un po' di credibilità, ecco, a livello accademico. Adesso, se andiamo avanti, il paper non fornisce nessuna prova a favore o contro l'ipotesi dell'impatto, ma mostra solamente quanto sia uniforme l'evento in tutta l'America con questa trama che vedete qui, che è quella del Black Mat. È un record grafico alla fine. Tutti questi strati sono siti diversi, tra cui anche quelli analizzati dal Commerce Research Group. Adesso andiamo a vedere il prossimo articolo, che è questo qui, è molto meno entusiasta di questo e qui iniziamo con gli avversari. Allora, andiamo a vedere loro. Questi ricercatori rifiutano non solo le prove del Comet Research Group, ma anche quelle di Van Science, quello del professore abbiamo esaminato poco fa. E praticamente dicono che compilando loro fanno attraverso tutti i rilevamenti da radiocarbonio che ci sono stati durante i diversi siti archeologici in Nord America del periodo dello Younger Dryas, loro dicono che non c'è stato niente di eccezionale in questa fase, a differenza di quanto viene detto dal Comet Research Group. E allora andiamo un attimo a vedere i loro dati. Allora, eccoci qui. Allora, se noi, come ipotizzato dal Comet Research Group, c'è stato un collo di bottiglia, Van Science tra l'altro, se ci fosse stato effettivamente un collo di bottiglia nella popolazione umana nel momento dello Younger Dryas, noi avremmo dovuto trovare un picco proprio qui. Ed effettivamente un picco c'è, anche se non è molto grande, ci sono anche altri cali, come vedete qui. Solo che nessuno di questi è così grande da suggerire che ci sia stato qualcosa di speciale o insolito. Quindi, a prima vista, questo paper sembra dare un duro colpo non solo alla ricerca del Comet Research Group, ma anche a quella di Van Science e ad altri professori che, come lui, hanno cercato di rendere noto il fatto che il Black Matter non è altro che un indicatore temporale. Adesso questi dati,
quelli del Comet Research Group e quelli di questo paper sembrano essere fondamentalmente contraddittori, ma per dare un senso a tutti questi dati è importante comprendere il concetto di incertezza nelle misurazioni. Di questo sto per andare a spiegarvi adesso è un problema fondamentale in tutta la scienza, perché non viene insegnato così bene in alcune discipline come l'archeologia, ad esempio. Allora, il punto chiave è che qualsiasi misura per essere utile deve essere accompagnata da una stima dell'errore. È una stima dell'incertezza stessa della misurazione. E insieme a questo c'è un indice di fiducia o di confidenza che accompagna queste misurazioni. Faccio un esempio pratico. Allora, supponiamo che un archeologo effettui una misurazione a radiocarbonio dell'età di alcune ossa e supponiamo che ottenga un risultato che dice che l'età è 15.000 a.C. più o meno 500 anni con una confidenza del 95%. Questo significa che se l'esperimento viene ripetuto 20 volte, 19 volte su 20 darà una stima dell'età che è tra 14.500 a.C. e 15.500 a.C. e una volta su 20 darà una stima totalmente contrastante. Ora, il problema di questo, quindi le misurazioni a radiocarbonio, quando vengono esposte in questi paper, dovrebbero essere sempre accompagnate dagli indici di confidenza. Quindi quello che noi possiamo capire è che questi signori, andiamo a vedere gli autori, eccoli, di questo paper praticamente hanno raggruppato tutti i dati, tutte le rilevazioni a radiocarbonio di tutto il periodo dello Younger Dryas, ma con tutti gli indici di confidenza. Quindi che vuol dire? Che dentro per far venire fuori questo grafico loro hanno messo anche dati che hanno un indice di confidenza molto basso, che vuol dire che sono praticamente sballati di decine o di migliaia di anni. Quindi, non avendo fatto questo un po' più accuratamente, lasciano proprio il lavoro svolto in balia di loro stessi perché principalmente non ha senso continuare a dar peso a questo, a tutte le discussioni che ne seguiranno, perché poi se andate sul sito del Cosmic Desk vedrete che ci sono state anche discussioni su questo, ma non avendo messo questa datazione, il lavoro viene lasciato per quello che è, ecco. Tra l'altro, cosa mi sono dimenticato di dirvi, è che loro hanno fatto un altro errore fondamentale che in questo grafico loro hanno messo tutti i rilievi del black matte indipendentemente se siano stati fatti sulla base o sull'apice dello strato nero, il che cambia molto naturalmente, perché si parla di epoche diverse e di cose diverse. Ora andiamo a vedere altri due paper scritti dallo stesso gruppo di ricerca. Ora, se andiamo a vedere, quattro degli autori in entrambi gli articoli sono gli stessi, ma comunque tutti i ricercatori presenti in questi due paper sono professori, sono archeologi, antropologi e geologi senior nelle loro discipline e sono soprattutto esperti in questo periodo dello Younger Dryas e in Nord America. Quello che hanno trovato nei loro sedimenti, nei loro rilevamenti, praticamente è che, fatta eccezione per il Lubbock Lake, tutti gli altri siti che sono stati analizzati dal Comet Research Group non hanno dato gli stessi risultati. Quando nella scienza naturalmente un esperimento non è ripetibile, vuol dire che c'è qualcosa di incerto in uno dei due che hanno condotto l'esperimento. E, loro appunto cercano di riprodurre i risultati del Comet Research Group per vedere gli abbondanti picchi nei grani magnetici e anche nelle sferule magnetiche, come già visto prima. Anche se fanno un inciso per quanto riguarda le sferule magnetiche, qui lo trovate, che loro praticamente dicono che giustamente non essendoci una convenzione totalmente accettata su quanto e quando una microsferola possa essere presa in considerazione, bisogna più concentrarsi sui picchi dei granuli magnetici.
E tornando a questo discorso, proprio loro non trovano non trovano le stesse risposte che hanno trovato il- nel Comet Research Group. Come già detto prima, l'unico risultato positivo che troviamo è quello dell'Apoc Lake e confermano appunto il picco all'inizio del confine dello Younger Dryas nei granuli magnetici. E anche alla fine, ecco, quando il clima è improvvisamente migliorato di nuovo. Quindi dovrebbe essere un risultato positivo, ma solo per quello, perché per gli altri siti nessuno degli altri ha questo tipo di correlazioni o schemi. Inclusi proprio gli stessi siti che il Comet Research Group ha incluso nelle sue ricerche. Adesso, ecco, avviciniamoci un attimo all'altro paper. Allora, ecco, sempre in questo articolo, questi autori stanno cercando dei picchi come quelli che sono stati ritrovati dal Comet Research Group di elementi rari come l'iridio, il platino, il palladio e così via. Perché ricordiamoci che i ragazzi del Comet Research Group hanno trovato questa base di iridio forte sullo strato inferiore del Black Matte. Quello che questi autori ritrovano, secondo le loro misurazioni, è che non c'è un livello particolarmente sospetto elevato di questi elementi rari alla base del black matte. Quindi i loro dati, cosa viene fuori da questi paper è che l'evento, cioè le misurazioni fatte dal Comet Research Group, se fossero così forti sarebbero tranquillamente riproducibili, ma apparentemente sembra che questi due set di dati, quello di questi ultimi ricercatori in questi due paper e quello del Comet Research Group, siano totalmente in antitesi. Quindi qualcosa è andato storto. E noi come possiamo riconciliare logicamente questi dati? Ci sono solo due spiegazioni per queste differenze. O uno dei gruppi sta abusando della loro professione per produrre dati eccessivamente falsi e totalmente falsi per portare, diciamo, ecco, all'italiana l'acqua al mulino loro, o c'è qualcosa di sbagliato semplicemente nel campionare e l'analizzare il suolo, perché ci sono diversi metodi, cioè non è che è una cosa come si prende una zolla, la si mette sotto al microscopio e è finita là. No, ci sono diversi modi per fare la stratigrafia dei terreni e in base alla metodologia, anche come vengono prelevati i campioni di terreno, si hanno risposte totalmente differenti. L'evento dovrebbe essere ripetuto allo stesso modo identico in cui è stato ripetuto il primo evento. Quindi solitamente chi fa queste scoperte, che è diciamo, ecco come il Firestone, quelli che hanno fatto l'evento tra virgolette madre, devono mettere in chiaro come hanno fatto questi esperimenti in modo che tutti i loro colleghi accademici possano riprodurli allo stesso modo, la stessa metodologia. Allora, bisogna dire che però gli autori di questi due paper, non tutti naturalmente, alcuni di loro sono sostenitori di teorie alternative preesistenti a quella dell'impatto del Comet Research Group per la fine della megafauna e dei cambiamenti nella popolazione umana, come può essere o il cambiamento climatico per la morte sia di megafauna e popolazione umana o la caccia eccessiva della cultura Clovis nell'estinzione della megafauna. Mi viene da ridere perché poi col tempo dimostreremo, se già non avete letto quanta letteratura scientifica e non c'è in merito, che è assolutamente una baggianata vera e propria, perché il Clovis al massimo era il peluche da cameretta dei mammut, ecco. Quindi noi come possiamo conciliare queste cose? Allora, tralasciando il discorso della malafede, magari per portare credito alle loro teorie alternative sulla teoria dell'impatto rispetto alla teoria dell'impatto fatta da Firestone e colleghi. L'unico modo che noi avremmo per riuscire a capire qualcosa sarebbe quello che un terzo gruppo di ricerca si metta in gioco, che sia proprio indipendente da questi ultimi due,
si metta in campo sugli stessi siti analizzati dagli ultimi gruppi e di Firestone e di questi altri signori qui e vedere se effettivamente i risultati che risposte danno e allora da lì potremmo andare avanti e avere una visione un po' più chiara e scientificamente rigorosa. E per questo primo video è tutto, ci vediamo alla prossima puntata dove analizzeremo il periodo dal 2009 in poi. Spero vi sia piaciuto e ciao a tutti.